chiamo Dino, abito qua a Costa di Caparica da 2 anni e mezzo e stiamo bene, il clima, si mangia tanto pesce e stiamo benissimo. Io vengo da Bondeno in provincia di Ferrara. Dopo aver girato il mondo con lavoro e in Italia sono andato in pensione e il governo italiano che ruba di tutto e di più, qui non pago niente di tasse per 10 anni. Nel 1994 ho fatto un anno insegnare a saldare i ragazzi a Sines, che è tra Lisbona e Algarve, un anno nel 94. Allora, quando poi sono andato in pensione, alla fine della fiera ho visto che il governo italiano mi tassava di tutto e di più come tutti, 37% sulla mia pensione, che è una cifra esagerata. Allora ho deciso di venire qua perché il governo portoghese per 10 anni non mi fa pagare niente. E il governo portoghese ha detto che io porto economia al Portogallo, perché compro il pane, compro la carne, mangio, compro il gas, pago le tasse della macchina, tutto quanto, e io sto benissimo, anzi stiamo bene, adesso l'Elena non c'è, però stiamo molto bene. No, dal mio paese praticamente sono andato via del 97, quando mi sono diviso praticamente da mia moglie nel 92 e sono rimasto lì perché c'era una casa che mi diceva quando tornavo, che lavoravo all'estero, quando tornavo diciamo andavo in questa casa vecchia. Poi ho deciso di comprare una casa, l'ho comprata in provincia di Rovigo, vicino a Ponte Lagoscuro, che è a 5-6 km da Ferrara. Gli amici che avevo nel mio paese sono morti tutti, poverini. E lì qualche amico gli ho detto guarda che vado in Portogallo, però era l'amicizia fatta lì al bar, non è proprio l'amicizia, perché l'amicizia è ci sono 4 amicizie nel mondo. C'è l'amicizia di quello che incontri quando passeggi lungo il mare, c'è l'amicizia sul lavoro, c'è l'amicizia del bar e poi c'è l'amicizia, il vero amico, che sono pochi. I veri amici ci vuole una vita a farli e in un secondo li puoi perdere, però è molto difficile. Il vero amico c'è un amico poverino, siamo stati insieme 75 anni. No, perché io ce n'ho 83 adesso, Come? Sì. Complimenti. Sì. Qui la vita è come l'Italia. Logicamente, come ho fatto io, come sono stato in Australia 3 anni, andavo a scuola di inglese e frequentavo solo gli australiani. Perché se uno va in un posto qualsiasi del mondo e frequenta sempre gli italiani, non va bene, si fa la vita come si fa in Italia. Io sono già stato proprio al nord 3-4 giorni, poi sono stato a metà Portogallo, a Lisbona abbiamo girato tutto, Cascais e Sintra, siamo andati a Algarve 3 volte e si gira, cioè noi ogni tanto programmiamo, andiamo una settimana là e si va tranquilli senza problema, perché qui c'è il discorso che sono molto portati per il turismo. Bisogna stare attenti, infatti la cosa che bisogna stare attenti qua come in tutto il mondo, penso, bisogna sempre chiedere anche se bevi una birra. Anche se bevi una birra devi chiedere quanto costa, dice ma non mi vergogno perché devo pagare. E allora io sono abituato che qualche volta qua non l'ho chiesto ci ha fregato, cioè questo è, bisogna sempre chiedere. E poi se uno vuol venire qua oppure vai in Grecia è la stessa cosa, per 10 anni non si paga, diciamo anche in Bulgaria, va bene, ma la prima cosa bisogna imparare la lingua un po'. Buongiorno, buonasera, voglio il pane. In Australia c'era uno 20 anni in Australia, andava in macelleria e diceva give me one kikiriki, non è capace di dire give me one chicken, give me one kikiriki, dopo 20 anni, allora io dopo 20 anni mi vergogno a fare così, cioè questa è la realtà, one kikiriki.
Il pesce io lo mangiavo ogni 6 mesi, no, dico ogni 6 mesi. Qui lo posso mangiare tutte le settimane. Anzi, ci siamo stancati di mangiare il pesce. Andiamo al ristorante che dopo, adesso è 2 anni, quasi 2 anni e mezzo che stiamo qua, e abbiamo, diciamo, selezionato 2 o 3 ristoranti che con 30 euro di 2 persone si mangia di tutto e di più. Grigliato, fritto, non fritto, è una cosa con il contorno, il dolce, il caffè, 5 bottiglie di whisky e compagnia briscola, veramente. Sono molto accoglienti i portoghesi così. Hanno una cosa, hanno diciamo un difetto. Se lei dice, oh, ci troviamo domani alle 5 del pomeriggio, magari viene alle 8. Cioè per i portoghesi è normalissimo. La cosa veramente eccezionale ai portoghesi è che quando uno è per attraversare sulle strisce pedonali si fermano, ma quando vanno in macchina si trasformano tutti in Schumacher, si trasformano tutti in Michael Schumacher, sono come i pazzi indiavolati. Io non dico che ho paura, non dico che ho paura, però sto molto attento, questo è molto importante. Pertanto quando uno viene qua se paga, perché se non paghi devi diventare matto, andare dall'avvocato, andare a destra, andare a sinistra. È consigliabile l'agenzia, dice ma è cara, sì, però io non ho fatto niente, nel senso che hanno fatto tutto loro. La banca mi hanno aperto il conto di banca, insomma bisogna diciamo così, andare da un'agenzia che ti fa tutto, perché non sai che angolo devi andare per fare le prime cose, capito? Questo secondo me. Vi dico una cosa, se uno vuol venire a abitare in Portogallo, a parte trovare un'agenzia che vi fa tutte le cose, però una volta anche trovato l'agenzia, dovete venire in Portogallo, magari a Lisbona, girate 10 giorni anche la zona, specialmente dove abito io, Costa di Caparica, Almaga, tutti i dintorni, Cascai, Sintra, compagnia briscola, e dopo 10 giorni si fa un'idea. In 2 o 3 anni poi gira, finché magari non trova un posto magari al nord, all'estremo nord del Portogallo, o all'Algarve, o al centro, all'Alentejo, o al Minho, e così, però venire qua 10-12 giorni per capire. Io ero già stato qua nel 94, conoscevo già un po' Lisbona e mi ha facilitato, diciamo, queste cose. Allora, io sono giovane, sono nato nel 1936 e praticamente ho passato tutta la seconda guerra mondiale, perché quando è finita avevo 8 anni e mezzo. Infatti intorno alla mia casa era piena di tedeschi, addirittura un ufficiale veniva in casa nostra, e mi ricordo ancora queste parole: 1, 2, 3, 4, a tu fliegen, jawohl, general, schnell, warum bombarden, ja, questo è tedesco, me lo ricordo, 8 anni e mezzo. A 14 anni ho cominciato ad andare a bottega, a fare il garzone, che adesso non c'è più, perché una volta andavano a imparare a riparare le scarpe, a riparare i mobili, adesso non c'è più niente di questo. E ho fatto 4 anni di apprendistato, fino a 18 anni e mezzo. A 19 anni io ero saldatore specializzato a saldare i tubi controllati con la radiografia. Poi gira, ho cominciato ad andare in giro. Nel 58 ho fatto il servizio militare, ho finito nel 60, ho cominciato a lavorare per l'Italia, dappertutto per l'Italia, tutta l'Italia, e poi ho deciso di andare all'estero. Volevo andare in Canada, non mi hanno dato il visto, e sono andato a finire in Australia, e sono stato là 3 anni e là è nato anche mio figlio. Siamo partiti in 3, il governo australiano mi ha pagato il viaggio, però dovevo stare 3 anni là, va bene? Ho avuto problemi con mia moglie, aveva sempre problemi di malattia, a parte quello. Quando sono tornato, dopo 3 anni, anche là facevo il saldatore, quando sono tornato mio amico è entrato all'Istituto Italiano della Saldatura e mi sono messo a fare l'ispettore. Ho lavorato fino nel 92, che poi sono andato in pensione l'altro giorno, 92,
e ho continuato a lavorare ancora come libero professionista. Adesso cerco di lavorare e non mi dà da lavorare nessuno, ma io sono giovane, ho solo 83 anni.